Signore e signori, ecco a voi Bill Gates e le sue ballerine. Un ragazzo timido, con la mania dei computer, ed è diventato l'uomo più ricco del mondo. Uno stile di vita da miliardario? Beh, non è certo il caso di Bill Gates. Sembra che i soldi lo infastidiscano. William Henry Gates III, conosciuto come Bill Gates, ha costruito un impero grazie alla sua genialità. Non ho dubbi che tra 100 anni si parlerà di lui nello stesso modo in cui oggi si parla di Rockefeller o di Ford, cioè come di una persona che ha segnato e cambiato un'epoca. Bill Gates ha rivoluzionato il mondo dell'informatica. Ormai cinquantenne, ha alle spalle anni di battaglie legali col governo americano a causa delle leggi sul monopolio. Padre devoto e appassionato giocatore di golf, si ritrova a possedere un patrimonio del valore di oltre 50 miliardi di dollari. Potrebbe anche vivere di rendita, ma non sarebbe nel suo stile. Bill Gates è così competitivo perché si diverte. Per lui tutto è come un gioco emozionante, come quando era bambino. È amato e rispettato, odiato e insultato. Ma nessuno può negare l'impatto fondamentale che egli ha avuto sulla nostra epoca. Se Bill Gates è diventato uno dei grandi del XX secolo, lo deve anche alla sua famiglia, ai suoi valori e alle sue origini. J.W. Maxwell, suo bisnonno materno, fondò una delle più importanti banche di Seattle. I Maxwell godevano di un'elevata posizione sociale, ma senza ostentare mai la propria ricchezza. I nonni di Bill, Willard Maxwell e sua moglie Adele, erano tra i più illustri cittadini di Seattle. Ebbero una sola figlia, Mary, che si fece notare per il suo impegno come rappresentante degli studenti all'Università di Washington. Atletica ed estroversa, Mary era soprannominata Giggles, risatine, per il suo carattere sempre allegro. La sua grinta ed energia facevano colpo su tutti. In genere, in ogni gruppo c'è sempre un leader, qualcuno dal carattere forte e trascinante. Mary era così, era sempre al centro dell'azione, era semplice, spontanea, gentile e molto determinata. All'università, Mary Maxwell incontrò e si innamorò di Bill Gates Jr., un giovane colto e posato che divenne poi uno degli avvocati più importanti di Seattle. Quando Bill e Mary si sposarono nel 1951, lei rinunciò a una carriera da insegnante per dedicarsi alla famiglia e alle opere di carità. La prima dei loro 3 figli fu Christy, nata nel 1953. Dopo di lei, il 28 ottobre 1955, nacque Bill. Gli fu dato il soprannome Trey, cioè Tris. Fu soprannominato Trey perché era William Gates III. E in famiglia, giocando a carte, tutti chiamavano Trey qualunque cosa avesse un 3. Così anche lui divenne Trey. Fin dall'inizio, sua madre ebbe un rapporto molto stretto con lui. Lo portava con sé perfino durante le conferenze che teneva nelle scuole di Seattle. Bill era un bambino precoce. Imparò a leggere molto presto. A volte stava in silenzio per ore. E se gli chiedevo «Cosa stai facendo?», lui rispondeva «Sto pensando». La famiglia Gates spingeva i figli alla competizione e al giovane Bill piaceva mettersi alla prova. Tra i suoi giochi preferiti c'erano Risico, dove l'obiettivo è conquistare il mondo, e il sempre popolare Monopoly, dove, con un po' di fortuna, chiunque può diventare miliardario. Era competitivo in tutto. Quando giocava a carte con sua sorella, quando cercava di fare i puzzle più in fretta possibile, nelle gare di sci e nella vela. Voleva fare le cose bene ed essere all'altezza degli altri. Ogni estate i Gates andavano nella loro casa di villeggiatura sullo Hood Canal nello stato di Washington. Qui Bill, con la sua famiglia e diversi amici, organizzava una sorta di Olimpiadi. Se passavi un paio di giorni da loro, alla fine eri esausto per i giochi e le attività. Era una casa molto viva. C'era molta competizione, non c'è dubbio. E anche i bambini partecipavano. Dai Gates non ci si annoiava mai. Nel 1962 si tenne a Seattle la Fiera Mondiale.
La famiglia Gates si precipitò ad ammirare le nuove scoperte tecnologiche, tra cui il computer. Imagine, if you can, an electronic brain. Bill tornò spesso a vedere l'esposizione. Era già chiaro il suo talento naturale per la matematica e le scienze. Stava però sviluppando un carattere introverso e mostrava anche segni di ribellione preadolescenziale che lo posero in contrasto con sua madre. Mary e io siamo cresciuti in famiglie molto tradizionali, dove i genitori esercitavano un ruolo di controllo. Noi abbiamo continuato a seguire questa linea educativa, ma quel sistema non si addiceva proprio a Bill. Intorno agli 11-12 anni cominciò ad essere molto indipendente. Era determinato, voleva decidere da solo che cosa fare o non fare. Questo era duro da accettare per noi, specialmente per Mary. Era un po' smarrito. A scuola si sentiva a disagio, non sapeva esattamente cosa voleva fare. Era un ragazzo evidentemente molto intelligente e brillante, a cui però mancava un obiettivo chiaro. Andò anche dallo psicologo. Alla fine decise di cambiare scuola. Sebbene credessero nell'istruzione pubblica, i genitori sentivano che Bill avrebbe trovato maggiore rigore e disciplina a Lakeside, la miglior scuola privata di Seattle. Lakeside accettava solo gli studenti migliori e più brillanti, e Bill soddisfaceva in pieno i requisiti. In questa scuola Bill si sentì più a suo agio, trovando nuovi amici e corsi più stimolanti. Era un ottimo studente in matematica e in generale eccelleva in tutte le materie. Era bravo anche a recitare. Si interessava ad ogni tipo di lettura. Non era solo orientato alle scienze, aveva un'ampia gamma di interessi. Quando nel 1969 Bill iniziò la scuola superiore, il programma spaziale americano era all'apice. In luglio l'Apollo 11 portò l'uomo sulla Luna. Allora i computer che avevano reso possibile questa straordinaria impresa erano ancora giganteschi, costavano milioni di dollari e richiedevano molte persone per farli funzionare. Le scuole a quell'epoca non potevano permettersi di comprare un computer, ma Lakeside aveva fatto un grande affare. Un'azienda di Seattle offrì all'istituto l'utilizzo del proprio computer collegandolo a una telescrivente della scuola. Il giovane Gates rimase affascinato dalle possibilità di questa macchina e cominciò a passare tutti i momenti liberi davanti al computer. È una storia che raccontano spesso ed è assolutamente vera. Si alzava la notte per andare a lavorare sul computer, per poi tornare senza che noi ce ne accorgessimo. Bill Gates condivideva questa passione con un compagno di scuola più grande, Paul Allen. Aveva 2 anni più di lui ed era anche fisicamente più grosso. Allen era un ragazzo silenzioso e riflessivo, mentre Bill era irruente e competitivo. Eppure, questa strana coppia era destinata a passare alla storia. Paul Allen e Bill Gates si misero in società per creare programmi software. C'era una certa rivalità tra i due. Ogni tanto litigavano e un giorno Paul Allen decise di sciogliere il sodalizio con Bill. Ma poi si rese conto che non poteva fare a meno di lui. Gates tornò a lavorare con Paul, ma stabilì che da allora sarebbe stato lui a comandare. Nel 1970, quando Bill aveva solo 15 anni, lui e Paul costituirono una società. I 2 ragazzi realizzarono un profitto di $20.000 con Tref-O Data, un programma da loro ideato per monitorare il traffico stradale nell'area di Seattle. Bill era ricco di famiglia, ma era determinato a fare fortuna solo con le sue forze. Il padre di un suo amico d'infanzia ricorda che Bill aveva da sempre manifestato un certo senso per gli affari. Fin da bambino era consapevole dell'importanza di un contratto. Ne fece uno perfino per usare il guantone da baseball di sua sorella. E con tanto di firma. Nell'estate del 72, all'età di 17 anni, Bill andò a Washington per seguire uno stage di lavoro al Senato. Questa esperienza nell'ambiente politico e governativo gli sarebbe tornata utile più tardi. Tornato a casa, insieme a Paul Allen, ottenne il suo primo vero contratto con una società informatica. I 2 ragazzi volevano aprire una società, ma i genitori di Bill insistettero affinché il figlio finisse il liceo e andasse all'università. Sua madre si preoccupava perché Bill faticava a relazionarsi con gli altri. Forse era vero, ma era perché aveva altre cose per la testa.
Non era maleducato, non era neanche sgarbato, semplicemente era fuori dagli schemi. Era un genio, con un modo di fare tutto suo. Nel 1973 Bill prese il diploma a Lakeside. I suoi genitori furono molto orgogliosi quando fu ammesso ad Harvard, ma il suo destino era ormai segnato dai computer. Nell'autunno del 1973 Bill Gates lasciò Seattle e la sua famiglia per trasferirsi a Cambridge, nel Massachusetts. Da matricola ad Harvard considerò prima una carriera in legge, ma nessun corso di studi lo appassionava quanto lavorare al computer. Bill era determinato, però si impegnava solo se una cosa gli interessava. Trovava la maggior parte dei corsi accademici poco coinvolgenti e li affrontava barcamenandosi, facendo affidamento sulla sua intelligenza. Mi ricordo un esame di letteratura greca, lui non aveva studiato nulla durante l'anno. Studiò tutta la notte e si addormentò per una parte dell'esame, ma riuscì comunque a passarlo con un buon voto. Bill Gates era un ragazzo molto attivo. Tra le lezioni e il tempo passato a lavorare sui computer, era occupato quasi 24 ore al giorno. Era sempre molto concentrato su quello che faceva. A volte entrava nella sua stanza, si buttava vestito sul letto sfatto, perché ovviamente non aveva mai il tempo di rifarlo, e si addormentava persino lasciando la porta aperta. Poi, quando si sentiva riposato, scattava di nuovo in piedi, pronto a ricominciare, fresco come una rosa. Bill coltivò alcune amicizie ad Harvard, ma la vita sociale continuava a non essere una priorità. Ogni tanto usciva con qualche ragazza. Ho intervistato diverse donne che erano uscite con lui. Una mi disse che Bill per prima cosa le chiese: "Che voto hai preso nel test di matematica?" Questo non è esattamente ciò che una ragazza vuole sentirsi dire. Ma Bill aveva preso il massimo dei voti in quel test. Per lui era un fatto di orgoglio e voleva essere sicuro che chiunque uscisse con lui fosse alla sua altezza. Bill eccelleva in matematica, ma quando scoprì di non essere il numero 1 in questa materia ad Harvard, decise di non diventare un matematico. Mantenendo aperte diverse opzioni accademiche, coltivò nuovi interessi al di fuori dell'università. Passava parecchio tempo sui videogiochi e anche a giocare a poker. Del resto lo facevamo tutti ai tempi dell'università. Fu Paul Allen, l'ex compagno di scuola e socio in affari, a dare una svolta alla vita di Bill. Allen si era trasferito a Boston per lavoro. Nel dicembre del 74 gli capitò fra le mani una rivista di elettronica. La copertina di Popular Electronics annunciava l'arrivo del primo minicomputer del mondo, l'Altair 8800. Paul si precipitò da Bill. I due capirono che era giunta l'ora del personal computer. Capirono che questa sarebbe stata una svolta determinante per la società e seppero cogliere l'attimo. L'Altair era stato realizzato da una piccola ditta di Albuquerque nel New Mexico. Ed Roberts, il titolare, stava cercando qualcuno che creasse software per il suo minicomputer. Gates e Allen lo convinsero di essere gli uomini giusti e lavorarono giorno e notte al centro informatico di Harvard per 2 mesi. Nel febbraio del 75, Paul Allen andò ad Albuquerque per provare il nuovo programma. Bill Gates lo riteneva il migliore che avesse mai creato. In effetti, funzionò. Per il 19enne Bill Gates la vita non fu più la stessa. Nell'estate del 1975 fondò la Microsoft con Paul Allen. Il lavoro divenne così intenso che Bill lasciò Harvard proprio all'ultimo anno e si trasferì ad Albuquerque. Mary Gates fu estremamente delusa dalla sua decisione. Gli dicemmo che avevamo messo da parte dei soldi per i suoi studi e che se non avesse finito in tempo avremmo dovuto destinare quei fondi per qualcos'altro. E lui rispose che sarebbe tornato a studiare al momento opportuno. Bill era certo di aver preso la decisione giusta, anche se il campo dell'informatica all'epoca non era così facile.
chi utilizzava i personal computer pretendeva di condividere nuove informazioni e software senza pagare. Bill si oppose immediatamente a questo modo di agire. C'era un gruppo di studenti che, secondo lui, si comportava in modo scorretto. Di conseguenza Bill non era visto di buon occhio. Non voleva che i programmi da lui creati fossero usati senza pagare una licenza. Lui era un uomo d'affari in mezzo a una massa di pirati informatici. Bill Gates inviò una lettera aperta in cui si rivolgeva a tutti gli appassionati di computer, rimproverandoli di fare copie abusive del programma di Microsoft. Scriveva così: «La maggior parte di voi deve rendersi conto che usa un software rubato. Secondo voi, l'hardware deve essere pagato, ma è giusto condividere il software. Chi se ne importa se quelli che ci hanno lavorato non vengono pagati? È giusto questo?» Fu considerato come un traditore. A quell'epoca scambiarsi i programmi senza pagarli era normale. Ma l'industria del software probabilmente non avrebbe conosciuto lo stesso sviluppo se qualcuno non si fosse opposto all'utilizzo indebito dei software. Il lavoro di Bill fu fondamentale. Bill era ai ferri corti anche con Ed Roberts. I due erano in disaccordo su quasi tutto e Roberts divenne un avversario agguerrito. Ed Roberts era un gigante di quasi 2 metri e pesava 136 kg. Bill Gates, invece, che a 19 anni aveva fondato Microsoft, sembrava un ragazzino, ma non temeva il confronto faccia a faccia con questo uomo immenso. L'ultimo confronto ebbe luogo nel maggio del 77, quando Roberts vendette la società e Gates gli fece causa per conservare i diritti sul software che lui e Allen avevano creato per l'azienda. Gates vinse. We take a hard line on software. La Microsoft realizzò altri programmi. Gates e Allen cominciarono a vendere i loro prodotti ad altre aziende di informatica. Alla fine del 78, con le vendite ormai alle stelle, trasferirono la Microsoft da Albuquerque a Seattle. Bill era contento di tornare a casa e di poter far crescere l'azienda nella sua città. Lavoriamo pensando sempre al futuro. I nostri uomini sono sempre all'avanguardia nel software e nell'hardware. Alla Microsoft, Bill Gates era la vera mente strategica. All'inizio era lui che di fatto andava in giro per vendere il software prodotto dalla sua azienda e spesso si portava dietro anche la madre. Gli agganci della madre e il prestigio di cui godeva svolsero un ruolo fondamentale all'inizio della sua carriera. Mary era membro di diversi consigli d'amministrazione, tra cui quello dell'Università di Washington. Era inoltre nel Consiglio nazionale dell'Associazione filantropica United Way, di cui faceva parte anche l'amministratore delegato dell'IBM. E fu proprio grazie alla madre che Bill entrò in contatto con lui. Nel novembre del 1980, il colosso IBM bussava alla porta della neonata Microsoft. Il maggior fabbricante di computer al mondo voleva discutere con Gates e Allen della possibilità di sviluppare un sistema operativo per una nuova linea di personal computer. Ma nel loro primo incontro, l'IBM non capì con chi aveva a che fare. Sembrava un ragazzino. Era pelle e ossa, con una gran massa di capelli. Vestiva sportivo e sostanzialmente la gente non lo prendeva sul serio come uomo d'affari. Ma i pezzi grossi dell'IBM capirono ben presto che Gates non era un dilettante. Bill li convinse che la Microsoft avrebbe potuto fornire il nuovo software. Comprò quindi un sistema operativo esistente e lo adattò ai personal computer IBM, battezzandolo MS-DOS. Bill Gates, da abile uomo d'affari, sapeva dove trovare un sistema operativo. Ne acquistò uno pagandolo circa $50.000 e lo adattò poi ai computer IBM. Ma il vero colpo di genio fu un altro. Una volta che Gates l'aveva modificato, l'IBM chiese di poter acquistare i diritti del nuovo sistema operativo, noto a tutti con il nome di DOS. Ma Microsoft si rifiutò di cederli. Accadde così che la grande IBM doveva pagare alla Microsoft una licenza per ogni copia del DOS installata sui propri computer. Inoltre, la posizione dell'IBM si andava indebolendo con la nascita di nuove aziende in grado di produrre computer a prezzi concorrenziali. Dato che l'IBM non aveva l'esclusiva, la Microsoft poteva vendere anche a loro lo stesso sistema operativo. In quel periodo stavano uscendo molti nuovi tipi di computer.
Non si sapeva chi avrebbe avuto la meglio nel mercato dell'hardware, ma era chiaro che la Microsoft aveva tutte le carte per imporsi nel mercato del software. Tra il 78 e l'81 la crescita della Microsoft fu sbalorditiva. Il personale passò da 13 a 128 impiegati. Il fatturato crebbe da 4 a 16 milioni di dollari. Nell'83 il 30% di tutti i personal computer del mondo funzionava con programmi Microsoft. Eppure Bill Gates non si montò la testa. Non volava quasi mai in prima classe. Lo si trovava spesso sull'autobus, con una coperta sotto la testa per riposare. I genitori gli avevano insegnato il valore dei soldi e del lavoro. E questo emerse nel modo in cui organizzò non solo la sua vita privata, ma anche la stessa Microsoft. My name is Bill Gates. I'm chairman of Microsoft. I primi anni '80 furono un periodo entusiasmante per la Microsoft. Cominciò a creare software per imprese all'avanguardia come la Apple, a capo della quale c'era Steve Jobs. Il Macintosh della Apple era considerato da molti il miglior computer sul mercato e la via da seguire per il futuro. Vogliamo fare qualcosa che sia veramente nuovo, che catturi l'immaginazione della gente. Il Macintosh, di tutti i computer che conosco, è l'unico che soddisfi i requisiti. Ma poco dopo, Microsoft e Apple si trovarono a combattere un'aspra lotta per i diritti sulla nuova generazione di software. Inoltre, Bill Gates ricevette una notizia che avrebbe scosso le fondamenta della Microsoft. Nell'83 il futuro non poteva sembrare più roseo per la Microsoft e per il 28enne Bill Gates. C'era un vero boom nel mercato dei personal computer e una richiesta crescente di nuovi software. Bill Gates e Paul Allen stavano diventando i dominatori dell'era del personal computer. Ma proprio nel mezzo di questa crescita vertiginosa arrivò una notizia sconvolgente. A Paul Allen, amico e socio fin dai tempi della scuola, fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore. Bill cominciò a guardare le cose da un punto di vista diverso. Era sempre stato molto determinato, molto esigente. Ma questa notizia lo portò a capire meglio i problemi degli altri. Dopo un anno, il male di Allen regredì, ma egli non fu più in grado di seguire costantemente le attività della Microsoft. Per questi due trentenni, che avevano creato un'azienda di calibro mondiale e guadagnato milioni di dollari, era la fine di un'epoca. Bill e Paul hanno raggiunto i loro risultati migliori lavorando insieme. È un po' come il sodalizio Lennon-McCartney nei Beatles. Le canzoni che scrissero insieme sono quelle che ricordiamo di più e che hanno avuto più successo. Individualmente erano due grandi cantautori. Facevano dell'ottima musica, ma insieme davano il meglio. Per Paul e Bill fu lo stesso. Nel 1984 Bill Gates era ormai l'unico volto della Microsoft. Nell'aprile dello stesso anno fu acclamato da Time Magazine come l'emblema di un nuovo tipo di imprenditore, esperto sia di tecnologia sia di strategia aziendale. Bill ha una capacità di analisi eccezionale. Te ne accorgi in qualsiasi riunione. Lui è subito in grado di individuare tutti i singoli aspetti di un problema. È come se costruisse mentalmente un elenco ben strutturato di tutte le variabili in gioco. La Microsoft era come un laboratorio di ricerca in cui Gates sollecitava un continuo processo innovativo, suscitando a volte accese discussioni. Nei primi anni, Bill metteva in discussione praticamente tutto. Usava espressioni come «è la cosa più stupida che abbia mai sentito». In realtà voleva verificare la capacità dei suoi collaboratori di dimostrare e sostenere la validità di un'idea. Mettere tutto costantemente in discussione era necessario per rimanere al vertice di un mercato dinamico come quello informatico. A Seattle, quando dovevamo lanciare un nuovo software, si lavorava giorno e notte. C'è un aneddoto su Bill raccontato dalla sua assistente Miriam Lubao. Lei era nuova e un mattino, entrando in ufficio, stava per chiamare la sicurezza perché c'era un tizio che dormiva sotto una scrivania. Ovviamente era Bill.
Gli sforzi cominciarono a dare i frutti sperati. Nell'85 Microsoft incassò oltre 140 milioni di dollari. Però dirigere un'azienda con ritmi così intensi significava trascurare la vita sociale. Bill riuscì comunque a instaurare una relazione con una ragazza di nome Jill Bennett. Mi raccontò che era difficile mantenere una relazione con uno che lavorava ininterrottamente per 3 giorni di seguito. Spesso si presentava mezzo addormentato. A volte Bill faceva 3 cose contemporaneamente. Parlava con lei, pensava al lavoro e intanto faceva qualcos'altro. Per lei il suo comportamento era sbalorditivo. Al centro dei suoi pensieri c'era un nuovo prodotto. Nel 1986 Gates presentò Microsoft Windows. Sarebbe diventato il simbolo dell'azienda. I critici notarono subito che nell'uso delle icone e del mouse aveva molte somiglianze col sistema operativo del Macintosh. Come sottolineato negli spot pubblicitari, questo era considerato uno dei software più semplici per l'utente. Gates aveva avuto pieno accesso alla tecnologia Apple quando aveva realizzato il software per il Macintosh. Peraltro, aveva consigliato alla Apple di brevettare il software. Ma la Apple era più interessata a vendere computer che software e il suo suggerimento venne ignorato. Gates approfittò prontamente di questa opportunità. In questo mercato si compete e si collabora al tempo stesso. Una volta Bill mi ha detto: io sono un concorrente e quindi, anche se sono tuo amico, non darmi informazioni che potrei usare contro di te. Siamo rivali sul mercato e se tu mi dai un'informazione che mi può essere utile, io la userò. La Apple decise di far causa alla Microsoft. Gates, a sua volta, rispose che avrebbe sospeso le forniture di programmi Microsoft per i computer Apple. Alla fine, Microsoft ebbe la meglio in tribunale. Al processo vinse la Microsoft. Riuscì infatti a dimostrare che sebbene ci fossero delle somiglianze, ogni singola funzione di Windows era chiaramente diversa da ogni funzione del Macintosh. La prima versione di Windows non era perfetta, ma fornì a Microsoft nuovi introiti e una nuova base su cui lavorare. Nell'86 Bill Gates quotò la Microsoft in borsa. Tenendosi il 45% delle azioni, divenne già miliardario all'età di 31 anni, eppure non si sentì mai totalmente sicuro della posizione raggiunta dalla sua società. La paura di fallire è sempre stata un'ossessione per Bill. Essere sempre allerta, temendo che un bel giorno qualcuno ti possa pugnalare alle spalle, può diventare logorante. Ma in questo modo Bill Gates è diventato senza dubbio l'imprenditore più competitivo nel mercato dei personal computer. È dotato di un'energia irrefrenabile. Gates si stava facendo una reputazione di spietato uomo d'affari. Le altre grandi aziende gli si schierarono contro. L'IBM iniziò ad avvicinarsi maggiormente al mercato dei software per riuscire a contrastare la Microsoft. Nel 1987 Bill Gates era uno dei più giovani miliardari del mondo e la Microsoft sembrava non avere rivali nella fornitura di software per PC, ma si trovò invece a dover affrontare una profonda crisi. Ora che i computer avevano conosciuto un'ampia diffusione, l'IBM decise di sostituire il DOS che aveva in licenza dalla Microsoft con un proprio sistema operativo chiamato OS/2. Eravamo preoccupati di non riuscire a resistere a questo confronto, soprattutto perché si trattava di un grosso avversario. L'IBM era una società potentissima, con molti programmatori, molto denaro e molta determinazione. Potenzialmente era in grado di buttare la Microsoft fuori dal mercato. Il progetto dell'OS/2 era nato dalla collaborazione tra Microsoft e IBM, ma Gates credeva in Windows. Decise di rischiare il futuro della sua azienda e la sua stessa reputazione puntando tutto su questo sistema operativo, anche se ciò comportava perdere l'IBM come principale cliente. Il 22 maggio 1990 Microsoft lanciò Windows 3.0, una nuova e perfezionata versione che ottenne subito un enorme successo. L'OS/2 invece fallì gli obiettivi di mercato, lasciando alla Microsoft il monopolio dei sistemi operativi.
La Commissione federale del commercio cominciò allora a prendere in considerazione le accuse secondo cui Gates usava la sua posizione di predominio per abbassare i prezzi dei prodotti Microsoft ed eliminare così la concorrenza. Il presidente della Microsoft si stava guadagnando la fama di squalo. Bill Gates non è un prepotente. Vuole solo vincere, anche se a volte questo vuol dire agire in maniera poco garbata. Per lui una vittoria è sempre una vittoria. All'accusa di attuare una politica dei prezzi sleale se ne aggiunse un'altra. Nel 1993 il Dipartimento di Giustizia aprì una nuova indagine. La Microsoft venne accusata di farsi pagare delle licenze sul numero di computer venduti anche dai produttori di hardware che non utilizzavano il software Microsoft. Dai produttori di computer si facevano pagare una licenza per l'utilizzo del software Microsoft, anche se poi non veniva installato. Di conseguenza, per le aziende concorrenti era impossibile entrare nel mercato. Il Dipartimento di Giustizia ha condannato Microsoft, la prima società di software al mondo, per concorrenza sleale. Nel luglio del 94 Microsoft accettò di non farsi pagare più le licenze in questione e il Dipartimento di Giustizia lasciò cadere il caso. Gates negò la posizione di monopolio sostenendo semplicemente di fornire i prodotti migliori a prezzi più bassi. Noi non siamo degli squali divoratori di concorrenti. Ci limitiamo a creare dei buoni pacchetti software, permettendo a chiunque di installarli sul computer e decidere se usarli o meno. Ma la situazione non era così chiara. Le indagini in corso e le battaglie con IBM e Apple avevano provocato una caduta delle azioni. Ora più che mai era necessario sviluppare una nuova versione di Windows. Gates escogitò dei modi originali per allentare la tensione causata dai processi. Comparve negli spot della sua azienda insieme al collega Steve Ballmer. Fece delle apparizioni a convegni di informatica per propagandare la sua azienda. Una volta si presentò vestito come Spock di Star Trek. Gates istituì anche i Microgames, una sorta di giochi olimpici per i dipendenti Microsoft, simili alle Olimpiadi che faceva da bambino con la famiglia a Hood Canal. Era come una colonia estiva per adulti. Ci ospitava tutti a casa sua. Passava mesi a organizzare i vari giochi. Bill faceva il maestro cerimoniere stabilendo attentamente i ruoli nelle squadre e spiegandoci le regole. Quindi si svolgevano i giochi. Fu proprio durante uno di questi ritrovi che conobbi Melinda. Melinda French aveva 28 anni ed era laureata in gestione aziendale alla Duke University. Lavorava come dirigente alla Microsoft da vari anni. Era sempre più chiaro alla famiglia e agli amici di Bill che era lei la donna con cui avrebbe deciso di condividere la vita. Lui e Melinda si frequentarono per un bel po', prima di decidere di sposarsi. Li ho visti insieme per anni e davano sempre l'impressione di avere un legame speciale. Avevano un livello di intimità e un'affinità intellettuale che faceva scintille. Melinda è una persona meravigliosa, perfetta per lui, molto sveglia, organizzata, un vero sostegno. Si dedica molto alla famiglia. Bill e Melinda si sposarono alle Hawaii il 1 gennaio 1994. La sera prima della cerimonia, Bill organizzò per Melinda una speciale serenata. Fece venire il cantante country Willie Nelson. Bill ci disse: «Sapete, amo Melinda e stasera volevo cantare per lei, ma io non canto così bene. Così ho chiesto ad un amico di venire a cantare per noi. È stata una bella sorpresa». In Melinda, Bill ha trovato una compagna che non solo lo ha reso felice, ma che capisce anche le esigenze professionali del suo lavoro. Ma solo pochi mesi dopo il suo matrimonio, Bill e la sua famiglia furono travolti da una notizia terribile. A sua madre Mary, da sempre la sua più grande alleata, fu diagnosticato un tumore al seno. Morì il mattino del 10 giugno 1994. Bill si precipitò al capezzale della madre. Quando arrivò a casa quella sera, ci disse che la polizia l'aveva fermato lungo la strada perché stava correndo troppo. Il poliziotto ovviamente l'aveva riconosciuto. Non era la prima volta che veniva fermato.
Vedendolo sconvolto, gli chiese cosa fosse successo. Lui stava seduto in macchina con le lacrime che gli scendevano sulle guance e poi ha detto al poliziotto: «Scusatemi, mia madre è appena morta». E il poliziotto gli ha detto: «Vada pure a casa, ma per favore guidi più piano». Era profondamente scosso dalla morte di sua madre, come del resto tutti noi. Negli anni che seguirono, Bill continuò il lavoro della madre per creare una fondazione filantropica nel campo dell'assistenza medica e dell'istruzione. Un obiettivo portato avanti con grande impegno e ingenti investimenti da parte della famiglia Gates. Nel 1995 il 39enne Bill Gates viveva felice la sua nuova vita coniugale. Insieme a Melinda si concesse un periodo per girare il mondo dall'Africa alla Cina. Sembrava che Bill Gates si fosse ormai realizzato. Quest'uomo è così potente che come autista ha assunto un miliardario. Signore e signori, ecco a voi Bill Gates e le sue ballerine. Il 95 fu un grande anno per Microsoft. Windows 95 fu presentato trionfalmente. Durante il Tonight Show condotto da Jay Leno, Bill fece un lancio sensazionale. Windows 95 è così semplice che perfino un presentatore di talk show lo può usare. Era chiaro che Gates fosse ancora il miglior venditore della Microsoft. A questo successo si aggiunse poi una nuova soddisfazione personale. Il 26 aprile del 96, Bill e Melinda ebbero la loro prima figlia, Jennifer. Bill adora quella bimba. È un padre meraviglioso. È molto gratificante vedere che mio figlio prova le stesse emozioni che ho sempre provato io per lui e le sue sorelle. È davvero bellissimo. Un anno dopo la nascita di sua figlia, Bill si trasferì con la famiglia in una villa da sogno del valore di $54 milioni. Oltre agli appartamenti per la famiglia e gli ospiti, c'è una grande biblioteca dove è custodito perfino un trattato di Leonardo da Vinci, il codice Hammer, comprato per oltre $30 milioni. Nonostante sia la casa di un multimiliardario, è molto accogliente. Mi ricordo la prima volta che ci sono entrata, quando era appena finita. L'ho girata tutta ed era bello vedere che l'avevano arredata con un tocco molto personale. Non è quel tipo di casa asettica dove non puoi sederti o toccare niente. Mentre la vita privata era sempre più appagante, la vita professionale rimaneva tesa, a volte piena di frustrazioni. Nel 97 Bill scoprì di essere rimasto indietro nel mercato emergente di Internet. Una società chiamata Netscape dominava le vendite dei browser, i software necessari per accedere ai siti Internet. Gates decise così di inserire il suo browser Explorer in ogni copia di Windows. Per molti fu una mossa sleale. Se Microsoft decide di sfavorire Netscape o un altro concorrente, al consumatore non si offre una scelta equa e il mercato non funziona correttamente. Nel 98 Gates viene convocato al Senato e accusato di detenere una posizione illegale di monopolio. Spero che la mia testimonianza possa aiutare la Corte. È per il bene dei consumatori e dell'industria che sono qui. Grazie. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intentò una causa legale contro la Microsoft. Era il più grande procedimento dell'antitrust nella storia del mercato informatico. La Microsoft oggi ha il potere di esercitare un controllo esclusivo sull'accesso a Internet. È come se la General Motors potesse decidere quale benzina si deve mettere nelle automobili, oppure su quale autostrada si deve guidare. Nel 2000, un giudice federale stabilì che la società avrebbe dovuto dividersi in due. Dopo più di 2 decenni di inarrestabile successo, fu un duro colpo per Bill Gates. Il processo antitrust mise a dura prova Bill Gates. Ci rimaneva male quando lo accusavano di essere insolente, arrogante e di non rispondere con chiarezza a tutte le domande. Insomma, lo accusavano di fare ostruzionismo. È stato un vero pugno nello stomaco per Bill. Fu una sofferenza ed era depresso.
Lo sarei stata anch'io. Mi è capitato di subire un'indagine una volta ed è stato terribile. Immagino che per Bill sia stato ancora peggio. Fu un momento molto difficile per lui. Penso che non si sarebbe mai aspettato di trovarsi coinvolto in una situazione del genere. Il processo durò 4 anni e costò alla Microsoft milioni di dollari di spese legali. Infine, nel 2002, il Dipartimento di Giustizia offrì alla Microsoft un accordo favorevole. La cosa fece infuriare gli avversari, mentre fu un momento di trionfo per Bill Gates e la sua società. Nel bel mezzo del processo, tra lo stupore generale, Bill Gates si dimise da direttore generale, autonominandosi presidente e capo architetto del software di Microsoft. Il nuovo direttore generale era il suo vecchio compagno di Harvard, Steve Ballmer. Sono vecchi amici e poi ciò che Bill Gates desidera realmente è continuare a sviluppare nuove idee. Ha voluto fare un passo indietro e adesso tutto funziona bene. Certo è stato difficile per lui affidare ad un altro la sua creatura, ma ci si è abituato. Nell'ultimo decennio Bill Gates si è proposto una missione: condividere la sua ricchezza. Nel 2000 ha creato la fondazione Gates, che ogni anno spende centinaia di milioni di dollari per fornire assistenza medica e garantire l'istruzione a chi ne ha più bisogno. Ha pubblicamente dichiarato che non lascerà ai figli la sua enorme fortuna. Bill Gates ha detto che ha intenzione di dare in beneficenza il 90% del suo patrimonio. Ma dato che il suo patrimonio è di oltre 50 miliardi di dollari, ciò significa che i suoi figli erediteranno comunque 5 miliardi, il che non è poco. Ha da poco compiuto 50 anni. Bill Gates è ormai un'icona americana. Nella classifica degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes Magazine è risultato al primo posto per 11 anni consecutivi fino al 2004. Il mercato dell'informatica continua a cambiare. È un gioco difficile, non puoi mai rilassarti. Dopotutto, William Henry Gates III rimane un uomo molto competitivo. Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, sta investendo molta energia sulla prossima generazione di Windows e su nuove tecnologie per ampliare ancora di più le già vaste potenzialità e funzioni del personal computer. Che venga ricordato come un affarista senza scrupoli, un filantropo o semplicemente colui che ha inventato il software migliore del mondo, nessuno può negare una cosa: Bill Gates ha segnato un'epoca. Quando si scriverà la storia del Novecento, Bill Gates brillerà come il miglior uomo d'affari del XX secolo e la Microsoft come una delle più grandi società. È incredibile ciò che questa azienda è riuscita a fare in così breve tempo. Non c'è dubbio che ci troviamo di fronte a uno dei più grandi uomini di successo della nostra epoca.